ho scoperto che sul Miner LV07 si può caricare un firmware open source che è molto simile a quello del Bitax, quindi ci saranno sicuramente dei miglioramenti perché questo firmware è più recente, e poi così anche quelli che mi dicevano ma c'è su un firmware che non è open source, chissà che cos'hai sul Miner. Vabbè, molti mi sembrano un po' dei complottisti perché, come abbiamo visto quando l'abbiamo usato su altri tipi di monete che non sia il Bitcoin, comunque i guadagni arrivavano. Comunque andiamo a mettere quello open source che in ogni caso è sempre più aggiornato, anzi questo è recentemente aggiornato. Per poterlo fare però ci servirà un adattatore come questo, che è un adattatore da USB a seriale. Questo perché l'LV7 non ha il chip integrato direttamente sul PCB, sulla scheda. Di solito le schedine normali hanno le schedine ESP32, quelle che usiamo per tutti i vari progettini. Oltre l'ESP32 hanno anche questo chip simile a quello che vedete su qua, un po' più piccolo, che serve per far comunicare l'USB all'ESP32. Qui non c'è, quindi dobbiamo usare questo e dobbiamo collegarlo qua. L'unica cosa può essere che alcuni di voi abbiano già questo saldato sulla scheda, da alcune foto, visto che ce l'hanno, alcune schede ce l'hanno, se no gli va saldato uno di questi, così. Ecco fatto, saldato. Per il collegamento è semplicissimo, io ho usato dei cavetti femmina, è semplicissimo. Il GND di questo si collega al GND di quell'altro. I due piedini TXRX vanno collegati al contrario. È arrivata a rompere le scatole, è arrivata. Poi c'è il piedino IO0, gli va collegato un cavetto e va tenuto spellato così. Bisogna, per mandarla in modalità di boot, di programmazione, è semplice, qua c'è il tastino del reset, va resettato tenendo questo filo, aspettate ve lo faccio vedere meglio, quindi questo filo è collegato a questo piedino qua, all'IO0. Bisogna resettare collegandolo al ground. Qua abbiamo un bel ground, state attento a non collegarlo al più, quindi l'una cazzarola, quindi va collegato qua. Certo che col pappagallo davanti non vedete niente. Tenete premuto reset, tenete questo qua, lasciate il reset e poi potete lasciare questo. Equivale a tenere premuto il tastino boot sulle normali ESP32. Adesso è modalità programmazione. Però se non mi lasci stare, io come faccio qua a fare le cose? Ma proprio adesso devi venire a farmi gli rispetti e vuole giocare, come i gattini quando vogliono giocare, i cagnolini. Lei arriva e rompe le scatole, sì. Se anche tu sei uno tra i tanti che guarda i miei video ma non è iscritto al canale, ti chiedo una piccola gentilezza. A te non costa nulla. Iscriviti al canale e metti like al mio video. Grazie. Ora bisogna avere Python installato. Questa è la pagina, ve la metto poi in descrizione il link, è la pagina di questo firmware, del firmware di Bitax adattato all'LV07. Quindi guardatevi come installare Python, basta andare sul sito e installarlo sotto Windows. E dobbiamo installare Bitax Tool. Vi basterà aprire un prompt dei comandi, eccolo qua, e installare questo facendo copia e incolla del comando. Io ora ce l'ho già installato, quindi poi dovremo scaricare il firmware già compilato. Andate qua, cliccate e qua vi basterà scaricare il file CVS, questo qua, e questo file. Questi non vi servono, praticamente questo è l'unione di questi due. Poi tornate al prompt dei comandi, mettete questo comando qua, ve lo lascio anche in descrizione. Dovete personalizzare la porta COM e qua ci vanno messi i due file in CVS e il firmware col percorso completo. Quindi se non volete star lì a segnarvi tutto il percorso, metteteli in C e fate C2 punti / il nome del file. A questo punto
do alimentazione col suo alimentatore al Bitax, deve essere alimentato dal suo alimentatore. Lo resetto tenendo il filo come vi ho spiegato prima. Ma io quando devo fare queste cose arrivi a rompere. E poi faccio invio. Aspetto che finisce di programmare, ci mette un paio di minutini. Ora che ha finito, se andiamo a vedere, scolleghiamo però tutto, scolleghiamo solo questo. Se andiamo a vedere, ecco qua c'è su il firmware del Bitax. A questo punto possiamo richiuderlo, rimontarlo per bene ed ecco qua il nuovo firmware. Vado a salvare con i miei dati. Qua ci sono delle frequenze che, se non sbaglio, sono leggermente diverse dalle solite. Adesso non so bene, ma avevo letto su un post di un forum che vi metto sempre in descrizione, ne parlavano, poi andrò a vedere. Quindi aggiornato, migliorato, vedete qua c'è scritto AXT-OS, l'ho notato adesso. Qua dovrete andare a mettere dal telefono la configurazione della vostra rete wifi, questi dove ero prima, i setting del pool. Ecco, la cosa bella è che se dovessimo aggiornarlo non servirà più il cavetto, perché come per il Bitax si fa tutto da qua. Si fa prima il check per vedere se c'è una nuova release, si scarica e poi si aggiorna, si ricarica e si aggiorna. Quindi molto più comodo. Qua il log, insomma, a posto. Il piccolo Lucky Miner LV7 adesso c'ha un nuovo firmware più recente con molte correzioni. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e magari salutatemi in un commento, anche un solo ciao Diego, che a me fa sempre piacere leggervi.